Federico Faggin è nato a Vicenza, quindi è un veneto a tutti gli effetti, anche se per gran parte della sua vita ha vissuto negli Stati Uniti, diventando uno dei protagonisti della rivoluzione digitale. Proprio negli Stati Uniti ha progettato il primo microprocessore della storia con Intel, ha contribuito allo sviluppo di alcuni microchip che hanno reso possibile l'informatica moderna, ha avuto successi imprenditoriali e riconoscimenti internazionali. Io ricordo la foto di Barack Obama che le mette al collo la medaglia che poi era il prestigioso National Medal of Technology and Innovation, se ben mi sono appuntata la cosa. Dopo tutto questo però ha orientato le sue energie verso una nuova frontiera, la natura della coscienza, l'esplorazione della natura della coscienza. Oggi è proprio attorno a questo che ruota la sua ricerca e la domanda forse cruciale è una: come può la scienza, che si limita a descrivere l'aspetto esteriore della realtà, provare a integrare anche l'esperienza interiore? E con questo inviterei sul palco Federico Faggin. Buonasera, grazie di essere qua. Noi ci siamo visti in altre occasioni, ma con questa occasione nello specifico stavo cercando di pensare da dove partire, perché in realtà qui parliamo di intelligenza artificiale e quindi dobbiamo far capire che tutta la ricerca che lei sta facendo in realtà è super connessa anche a questo discorso e all'attualità. Stavo ascoltando qualche suo intervento mentre venivo in macchina e c'è stata una domanda che effettivamente mi è rimasta in testa e da cui ho pensato di partire. Oggi ci preoccupiamo molto di come l'intelligenza artificiale possa rubare dei pezzi di quello che facciamo, possa sostituirci e soprattutto in alcuni momenti ci chiediamo anche, ma che cosa mi contraddistingue rispetto all'intelligenza artificiale? Perché io dovrei essere diverso? In che cosa sono diverso? Anche prima vedevamo che si pone il tema del capire qual è l'apporto che io posso dare in più rispetto all'intelligenza artificiale, e forse gli studi che lei sta facendo in realtà ci portano a pensare che la domanda non ha nemmeno così senso di essere posta se facciamo delle premesse. Allora partirei proprio da qui. Va bene, prima di tutto grazie di essere qui, di avermi invitato, di questa scenografia pazzesca. Io devo dire che queste colline mi commuovono, veramente. Allora, io mi sono dedicato all'inizio come fisico allo sviluppo prima di una tecnologia fondamentale che permettesse di fare un computer intero con la stessa tecnologia in un pezzettino di silicio, ed è stato il primo lavoro che ho fatto a 26 anni, la tecnologia Silicon Gate, cioè che permetteva di fare le memorie, l'unità centrale, la parte analogica, le memorie non volatili, cioè tutte le parti mancanti che nessuna tecnologia poteva fare, in modo che si poteva finalmente fare un computer grande meno di 1 centimetro quadrato. E l'ho fatto nel 68 alla Fairchild. L'Intel è stata fondata su questa tecnologia che ho creato mentre ero ospite alla Fairchild, però lavoravo, il mio capo era un ingegnere della SGS Fairchild, da Gratte Brianza, e poi questa tecnologia, il primo passo fondamentale è stato quello di fare le memorie dinamiche RAM, ma soprattutto il microprocessore che ha permesso poi di ridurre le dimensioni e portare avanti tutto un nuovo filone di elettronica in cui invece di avere una scatola grande così, si poteva mettere un chip dentro anche uno spazzolino da denti, quindi insomma siamo arrivati lì. Nell'86 io ho cominciato a interessarmi alle reti neurali, parlo di 40 anni fa. A quel tempo si parlava di queste possibilità nuove con questa tecnica di backpropagation per fare l'apprendimento, lasciamo perdere i dettagli, e quindi mi sono interessato a questo, e naturalmente la questione era come fare questi circuiti integrati che erano di nuova concezione, e l'idea era di fare tutto in un chip in cui sia il processing ma anche
anche la memoria dei dati era nello stesso luogo. Oggi, per esempio, la memoria è localizzata fuori del CPU e si perde un mare di tempo e soprattutto un mare di energia per andare a prendersi i dati, lavorarci e riportarli fuori alla memoria. Però la tecnologia analogica non permetteva di raggiungere la precisione necessaria per fare un training buono. Si poteva fare l'inference ma non il training, e quindi ho deciso di abbandonare questa direzione e di sviluppare un prodotto che è stato il touchpad e poi il touchscreen, che ha portato alla Synaptics a essere un'azienda di valore. Ecco, durante quel tempo io mi chiedevo, ma un momento, studiavo libri di neuroscienza, studiavo libri di biologia perché cercavo di capire come funziona il cervello, e a un certo punto mi sono chiesto, ma questi libri di neuroscienza parlano di segnali elettrici e segnali biochimici del cervello e non menzionano mai il fatto che noi conosciamo attraverso un'esperienza. Come facciamo a conoscere con segnali elettrici? Ci deve essere qualcos'altro. E ho scoperto quello che poi è stato chiamato più avanti, 6, 7, 8 anni dopo, il problema difficile della coscienza, cioè il fatto che nessuno sa come si possa partendo da segnali elettrici, avere le sensazioni e i sentimenti che è la maniera in cui noi dentro di noi conosciamo ciò che conosciamo. Noi capiamo le cose attraverso pensieri, emozioni, sentimenti, tutte cose che sono in una interiorità che non avrebbe senso di esistere se noi fossimo macchine, come ci dice la scienza. E quindi io a quel punto ho veramente cercato di capire che cos'è questo fenomeno, perché lavorando con le reti neurali, cercando di capire come si può fare un computer che impara da solo, eccetera, mi chiedevo, e dopo, ma allora noi siamo come un computer? E già allora la risposta, almeno a livello intellettuale, era non lo so, però forse no. Ed è stato in questo clima che io poi ho avuto un'esperienza fondamentale di coscienza che mi ha fatto capire che la coscienza va molto oltre quello che pensavo che fosse. Io mi sono visto come il tutto che osserva se stesso, perché la mia coscienza era sia nel mio corpo che fuori di me. E quindi adesso non c'è tempo per raccontare questa esperienza, ma è scritta nei vari libri che ho scritto, la potete leggere, ma il punto fondamentale è che la mia coscienza era sia dentro il corpo che fuori del corpo, quindi come può essere la coscienza un fenomeno del cervello se anche fuori del corpo? Deve essere nel cervello. Ma guarda un po' che anche la realtà che io vedo, ciò che vedo voi, siete fuori di me. Se io fossi un computer, l'informazione che viene da voi mi porterebbe ad avere l'immagine del mondo dentro di me, nel mio cervello, invece vi vedo fuori. Ma com'è possibile questo? Nessuno di chi studia la neuroscienza ci dà delle spiegazioni che non sono spiegazioni, ci dà delle spiegazioni che assumono che sia così ed è una logica circolare. Nessuno capisce perché noi vediamo fuori di noi. Perché? Perché siamo un campo. Noi, la mia coscienza è ovunque, voi siete nel mio campo. Io come entità sono una costruzione fatta nella vostra coscienza di quello che il campo che siete voi osserva in questa realtà che noi immaginiamo che ci siano, qua non c'è niente, immaginiamo che il colore della mia giacca sia blu scuro, eccetera, eccetera, ma quello è solo perché ciascuno di noi vede una fettina grande così di quello che c'è qui. Se io avessi cellulari invece di occhi, in questo momento, qua non ci sono molte telefonate che stanno avvenendo, ma in una città io potrei vedere 10.000, partecipare a 10.000 telefonate che avvengono, perché io mi sintonizzerei sulle varie telefonate che avvengono, perché sono qui. Dove ci sono fotoni che noi osserviamo, ci sono i fotoni
di frequenze molto più basse, che sono i fotoni usati per fare le telefonate. Capite? Quindi noi crediamo che non ci sia niente, ma solo perché non osserviamo quella parte dello spettro di frequenze che ci farebbe vedere che ci sono comunicazioni sonore che si possono trasformare da quei dati. Allora, ho dato questo background perché altrimenti non si parla un pochino senza una base solida da cui poi fare un discorso sul confronto tra l'intelligenza artificiale e la nostra intelligenza, perché l'essenza è: ma chi siamo allora noi? Chi siamo noi? Se la macchina ci può dare delle informazioni che sembrano venire da noi, non possiamo più riconoscere se la macchina ci dice cose, cioè non possiamo più distinguere ciò che viene dalla macchina e ciò che viene dall'uomo. Allora noi siamo veramente la macchina che lo scienziato tipico ci dice che siamo? Se fosse così sarebbe un disastro, perché una macchina che è un computer grande come un campo di calcio, stanno costruendo computer oggi che hanno delle prestazioni pazzesche, usano più di gigawatt di potenza, un computer, cose folli. Quei computer certamente sarebbero migliori di noi, o la saprebbero più lunga di noi, no? Perché se siamo macchine, una macchina molto più potente di noi, una macchina che fa, per esempio, il mattone di questi nuovi computer è un computer largo così, lungo così, largo così, alto così, consuma 15.000 watt e fa 20 petaflop, 20 milioni di miliardi di operazioni al secondo. Capite? Io che ne faccio una in 3 minuti, se sono bravo, un'operazione lunga, il computer ne fa 20 milioni di miliardi in un secondo. Capite? Posso competere con queste macchine? No. Ma che cosa abbiamo allora noi che ci distingue? Il fatto che noi comprendiamo, noi capiamo il significato dei simboli. Nella tecnologia e nella scienza l'informazione che è definita dalla scienza non ha significato. Non ha significato, vuol dire che sono solo simboli e la probabilità dei simboli è tutto ciò che conta. Ecco che in questo modo noi coscienti siamo riusciti a insegnare una macchina a imitare noi, ma siamo stati noi che abbiamo insegnato alla macchina a imitarci. Non è stata la macchina che ha insegnato a noi, ma se non stiamo attenti, fra un po' saranno le macchine a renderci ancora più macchine se non capiamo cosa ci distingue dalle macchine. E questo è fondamentale. In realtà, dal punto di vista spirituale, l'intelligenza artificiale è la scossa che ci dà la nostra natura, la natura più profonda, a svegliarci, a capire chi siamo. Perché ci dobbiamo chiedere queste cose. Non è più possibile dire, è una cosa teorica, ce ne occuperemo dopo. No, oggi bisogna scegliere. Noi dobbiamo scegliere di esplorare la nostra interiorità, perché quello che noi siamo non si legge nei libri, lo sappiamo noi dentro di noi. Io quando ho avuto questa esperienza ho capito perché ho esperito, e questo vale per tutti. Non dovete credere a me, dovete semplicemente andare dentro di voi e capire chi siete. Allora sì, cominciate a capire. E allora in questo caso l'intelligenza artificiale aiuta chi è pronto, però può anche diventare un problema per chi non è pronto, perché chi non è pronto ascolterà l'intelligenza artificiale, la userà come un oracolo e dirà quello che dice l'intelligenza artificiale come chi studia e ripete quello che dice il libro senza capire quello che dice il libro. E questo è un problema gravissimo. Ed è un problema gravissimo perché può essere, come dire, weaponized, può essere usato da chi vuole controllarci per controllarci attraverso l'intelligenza artificiale. Quindi l'intelligenza artificiale, che quando deve risolvere problemi che sono problemi ben definiti, cioè hanno una soluzione logica, ci sono delle formule, eccetera,
è imbattibile, noi non possiamo neanche competere così con questo tipo di intelligenza. L'abbiamo vista con i giochi, no? Con i giochi a scacchi, i giochi Go e così via. L'intelligenza artificiale batte chiunque campione perché può calcolare talmente avanti quello che è già deterministico e quindi calcolabile, lo può calcolare in anticipo. Ma quando non ci sono regole o quando persone non seguono le regole, ecco che casca l'asino, perché quando non ci sono regole, l'intelligenza artificiale non capisce niente, quindi Faceva non può l'esempio applicare le regole. della guida, mi pare, come una persona quando guida che va un po' in automatico, ma se poi si Certo. pone una situazione Certo. imprevedibile, diciamo, o scarsamente plausibile, a Certo. quel punto solo noi siamo in grado di rispondere. E questo si ricollega al tema dell'informazione dell'oggetto e del suo simbolo. L'intelligenza artificiale, se ben capisco quello che diceva, coglie dei simboli, li associa a dei risultati, però non sa che cosa significano. Non capisce il significato dei simboli. L'intelligenza artificiale, infatti, nel lessico anche della scienza, non si parla mai di significato, si parla solo di simboli e si parla di probabilità. Non si parla mai del significato. Il significato è stato eliminato nella definizione di informazione. Quindi anche lì, eliminando il significato dell'informazione, noi abbiamo usato la parola informazione sbagliando l'uso della parola, perché per noi l'informazione è il significato di un simbolo o il significato dei simboli. Quella è informazione per noi. Per la macchina l'informazione non ha niente a che fare col significato, è una probabilità, è una funzione della probabilità. Quindi completamente diverso. Anche lì, senza accorgerci, la scienza, che chiamo scientismo, perché non si può chiamare scienza con la S maiuscola questo, perché non tutti sono d'accordo con questo, ma la stragrande maggioranza degli scienziati è contenta con la definizione di informazione che Shannon ha dato nel 1948, e quella definizione non descrive assolutamente l'informazione che è per noi. E quindi noi dobbiamo fare quel passo avanti che purtroppo lo scientismo ha cancellato. Lo scientismo ha cancellato completamente la nostra interiorità, la nostra capacità di comprendere il significato dei simboli, la nostra capacità di amare. Avete mai letto la parola amore in un libro di neuroscienza voi? Non credo. Ve lo assicuro, non c'è la parola amore, non esiste la parola amore, non esistono le emozioni, o se esistono sono solo stati di biomolecole. Ma scherziamo, noi non siamo, il nostro corpo è fatto di biomolecole. E tra l'altro il nostro corpo è fatto di cellule che non funzionano come il computer. Le cellule del nostro corpo sono parti intero di tutto l'organismo. Cosa voglio dire con questo? Ogni cellula contiene il genoma dell'uovo fecondato, l'intero genoma che dell'uovo fecondato che ha creato tutto l'organismo. Ogni parte contiene la conoscenza potenziale di tutto l'organismo. Ma scherziamo, questo è una concezione folle se ci pensate un po'. Com'è possibile che una parte contenga il tutto? La realtà più profonda è olografica, dove le parti contengono il tutto. Perché? Perché la fisica quantistica ha scoperto che l'universo è un tutto che non è fatto di parti separabili. Si chiama, è una proprietà fondamentale della fisica quantistica che esiste solo nella fisica quantistica, la fisica più fondamentale, che dice che le particelle, quando interagiscono, creano degli stati in comune che si mantengono indipendentemente dalla distanza. E le particelle nella fisica quantistica non sono oggetti, sono stati dei campi. Quindi gli stati dei campi, che non sono separabili dai campi, come un'onda del mare non è separabile dal mare, questi stati sono quelli che noi abbiamo chiamato fino a poco tempo, pochi decenni fa, le chiamavamo particelle, come se fossero oggetti. No, non ci sono oggetti nella fisica quantistica, non ci sono oggetti nell'unità, nell'uno, nella totalità di ciò che esiste, perché
tutto è interconnesso all'interno di uno. Beh, diciamo Quindi, che la stessa fisica quantistica ha sconvolto un po' quei principi della fisica classica. Prima ancora del problema della coscienza c'è stata la fisica quantistica che ha fatto sì che nulla fosse più spiegabile come lo sembrava prima, no? E la cosa interessante è che i padri della fisica quantistica, molti dei padri della fisica quantistica, avevano capito che la fisica quantistica era connessa in qualche modo con la coscienza, però non sono mai riusciti a capire dove era questa connessione. Adesso quella teoria non c'è tempo di descriverla, ma è una teoria che ho creato insieme al professor Dariano, che è un'autorità nel campo dell'informazione quantistica, dice molto semplicemente che se noi partiamo dalla coscienza e del libero arbitrio come proprietà fondamentali dell'universo, allora la fisica più fondamentale deve essere esattamente la fisica quantistica, perché solo la fisica quantistica ha le proprietà per descrivere quello che è l'ontologia, cioè l'ontologia è uno che è dinamico, olistico e vuole conoscere se stesso perché è ciò che fa chi è cosciente. Cioè, cosa serve la coscienza? La coscienza è quella che ci permette di conoscere chi siamo, di capire chi siamo, di avere una realtà, di evolvere una realtà che dipende dalle nostre interazioni. Quindi questo tipo di natura della realtà cambia completamente l'idea che la scienza, lo scientismo oggi ci ha dato della realtà. Se noi cominciamo a pensare in questi termini, ecco che potremmo difenderci dall'intelligenza artificiale nella maniera giusta. Anche perché, per semplificare, diciamo, e dirla in maniera forse appunto un po' banale, ma mi sembra un po' il punto, in qualche modo si rimette al centro la relazione, cioè nel dire che tutti in qualche modo siamo non singoli ma interrelati e abbiamo senso nel momento in cui comunichiamo con quello che c'è intorno a noi e con chi c'è intorno a noi, si rimette anche al centro il concetto di relazione in un mondo nel quale in realtà ci stiamo sempre più isolando tutti. Sì. Qualcuno forse vuole anche l'isolamento, il divide et impera, è più facile, ma banalmente gli strumenti, le ultime tecnologie, gli smartphone e così via, per voler anche qua banalizzare, però di fatto ci mettono davanti ad uno schermo e quindi ci relazioniamo più con questo probabilmente che non fra di noi o col mondo esterno ad un certo punto. La sua teoria in qualche modo questa cosa un po' la disfa? Sì, lo scientismo parte dall'idea che c'è un universo che esiste indipendentemente dall'osservatore. I fisici più avanzati dicono no, l'universo è una creazione dell'interazione tra i campi quantistici. I campi quantistici interagendo creano l'universo attraverso la loro interazione. Quindi l'universo emerge da queste interazioni, ma questo non è completo perché i campi quantistici nella fisica non sono definiti come coscienti o come enti che hanno il libero arbitrio. Nella nuova teoria invece noi siamo il campo cosciente che controlla il corpo. Il corpo è uno strumento del campo che vuole conoscere se stesso. È il campo. Noi siamo un campo. Quando il corpo muore, noi continuiamo ad esistere. Questa tra l'altro è una buona notizia, spero, perché lo scientismo ci dice che quando il corpo muore, buonanotte ai suonatori. No. Ecco, se noi crediamo allo scientismo non c'è più niente. Tra l'altro lo scientismo ha tagliato le gambe alla nostra spiritualità, ha tagliato le gambe a chi siamo. Noi non siamo il corpo. Noi siamo il campo che usa il corpo, ma la comprensione, l'esperienza cosciente, la comprensione è nel campo, non è nel corpo. Lo scientismo dice che la coscienza è dentro il corpo, è dentro il cervello. Esattamente l'opposto. Allora, se noi abbiamo il libero arbitrio, cioè il libero arbitrio vuol dire scegliere cosa osservare e scegliere come agire in base all'osservazione e attraverso l'interazione tra questi campi creare una realtà che è relativa alle interazioni. Quindi la realtà è una costruzione che facciamo tutti insieme e se non ci fossero questi campi non ci sarebbe la realtà. Quindi non c'è una realtà a priori che esiste, come dice lo scientismo, ma c'è una realtà più profonda da cui quello che chiamiamo realtà è più vicina alla realtà virtuale che è una realtà
fisica come l'abbiamo immaginata. Quindi questi oggetti qui che sembrano solidi, quindi questi oggetti qui che sembrano solidi sono solo solidi perché noi li esperiamo attraverso il corpo. Il corpo è fatto di cariche elettriche che, se sono cariche dello stesso segno, oppongono la forza che noi usiamo, e quindi ci sembrano dure, per esempio. Ecco, la durezza è una creazione del corpo che interagisce con altri corpi e noi la speriamo come se fosse la realtà, ma in realtà è una costruzione all'interno della coscienza, dove esiste la conoscenza di sé, dove esiste il piacere di conoscere, l'amare, amare. Il computer dice ti voglio bene, ma che cacchio dice? Cioè, guardate che anche noi possiamo dire ti voglio bene senza provare amore dentro di noi, ma se diciamo ti voglio bene perché rispondiamo all'amore che proviamo dentro di noi, allora siamo uomini, altrimenti saremmo anche noi macchine. Quando diciamo ti voglio bene senza significato, usiamo simboli senza significato, come fa esattamente l'intelligenza artificiale. L'amore è in realtà il sapore del significato. Più significato abbiamo dentro di noi, più amore proveremo, più amore avremo dentro di noi. L'amore è una forza che porta in risonanza i nostri stati coscienti, di coscienza. Se i nostri stati di coscienza sono gli stessi, abbiamo lo stesso significato dentro di noi. Capite che è tutto un modo nuovo di capire come funziona il mondo, come funziona la realtà. Se noi andiamo in questa direzione, saremo in grado di usare l'intelligenza artificiale perfettamente, perché non siamo più neanche incalzati dall'intelligenza artificiale. Capiamo quello che sa fare e capiamo quello che non sa fare e lo useremo bene. Ma se non facciamo così, verremo molto probabilmente controllati da chi controlla l'intelligenza artificiale. Ho una domanda, una provocazione, diciamo, perché nel frattempo stavo pensando, anzi, sempre in questo talk che avevo sentito venendo, per rinfrescarmi la memoria, si affrontava un tema interessante, cioè le dicevano giustamente che c'è chi risponde a questo problema con la fede, banalmente, e c'è chi invece, come lei, cerca di dare delle spiegazioni pratiche, anche appunto di esperienze vissute, non per forza da cercare in un altrove che non esperiamo effettivamente. Quindi lei usa l'approccio da scienziato nel cercare di capire che cosa c'è che va oltre e come funziona. In questo momento, in questa fase, come diceva, l'intelligenza artificiale è stato un detonatore, cioè in qualche modo ha obbligato molti di noi che magari questa domanda sul che cosa siamo, in che cosa siamo diversi rispetto alla macchina, non se la sarebbero mai posta, a porcela. Molti probabilmente ne sono anche spaventati senza capire fino in fondo che cosa significa l'intelligenza artificiale e quali cambiamenti porterà. Non teme da un certo punto di vista che alcuni si affidino a questo ragionamento che lei faceva, alle teorie che sta elaborando, con quella fede che è propria di altro, della religione, e non con quello stesso approccio del voler capire veramente che lei invece cerca di portare? Ma infatti per quello che ho detto anche prima, ciascuno di voi deve scoprire quello che dico dentro di voi. Non potete credere a me, dovete fare il vostro lavoro. Non c'è scampo lì, non potete prendere la parola di un altro quando si tratta di un'esperienza che è privata. La mia esperienza è privata, come lo è lo stato quantistico di un campo. Lo stato quantistico di un campo non si può riprodurre. Guarda un po', ma perché non si può riprodurre? Perché esiste la coscienza che ha un'esperienza privata, di cui lo stato quantistico del campo è una rappresentazione. Ma la rappresentazione della realtà non è la realtà. La rappresentazione della realtà è semplicemente una formula matematica che dice come funziona. Ma noi, questo stato del campo, lo conosciamo da dentro come esperienza cosciente. Ecco cos'è lo stato del campo. È semplicemente la matematica che descrive un qualcosa che si può solo conoscere da dentro. Ma capite?
il computer non è una struttura quantistica, una struttura classica, i bit del computer sono semplicemente delle strutture che abbiamo imposto noi alla materia, la materia che deve essere deterministica, perché questa materia deterministica deve continuamente fare la distinzione tra ciò che abbiamo definito noi 1 e ciò che abbiamo definito noi 0. Finché la macchina si comporta deterministicamente in questa maniera, fa quello che vogliamo noi. Ma chi siamo noi? Noi siamo la coscienza che ha inventato quella macchina e che la sta usando in questo modo. Non siamo una macchina che ha creato un'altra macchina, siamo una coscienza che ha creato una macchina, che è simile alla nostra logica, ma la logica è solo una parte di chi siamo. E i sentimenti dove li mettiamo? Le emozioni che ci portano più vicini al significato della vita. Quelle la macchina non ce l'ha. Fa finta di averle, come quando uno dice ti voglio bene senza provare nulla. Ma quella non è la realtà. La realtà più profonda di chi siamo è noi siamo ciò che speriamo, diventiamo ciò che speriamo. D'altra parte, la stessa cosa sta succedendo con questa è la realtà fisica, esiste, eccetera. Adesso, se io mi metto un headset con le tecnologie più moderne di realtà virtuale, io posso vedere un mondo completamente diverso da questo, mi lo giro, lo vedo, cioè, sembra reale. E allora questo è reale? Capite? Se non avessimo la realtà virtuale oggi, sarebbe impossibile spiegare la possibilità che questa realtà, che noi chiamiamo la realtà, sia invece una realtà virtuale. Solo perché abbiamo questa tecnologia possiamo capire queste cose fino in fondo come? Esperendole. Però sappiamo che sono bit che vengono dal computer, vengono nei miei occhi, e fanno suoni che fanno parte di questo headset che ho, e io vedo una realtà che non è la realtà. Questa realtà. Vedo spazio, ma lo spazio sono bit. Ciò che conta alla fine è la mia esperienza. Vedo oggetti, vedo animali, vedo cose. Ma com'è possibile? È possibile perché noi campi, è il campo che siamo che esperisce i bit che arrivano, cioè i fotoni che arrivano creati dai bit che manda il computer, che arrivano agli occhi e tutto il resto. È il nostro corpo che trasforma quelle informazioni e la nostra coscienza si crea questa realtà che noi vediamo. La stessa roba. Solo che, però, questa realtà fisica è basata su campi quantistici i cui stati non sono separabili dal campo, mentre i bit classici sono separabili dalla fisica che gli dà supporto. Questa è una differenza fondamentale. Quindi la realtà virtuale del computer è veramente virtuale, è una immaginazione, è una costruzione logica e basta. Mentre la realtà fisica è legata alla materia in maniera fondamentale perché gli elettroni, i protoni, eccetera, sono stati di campi inseparabili dai campi e hanno proprietà quantistiche. E le nostre cellule sono strutture quantistiche e classiche. L'oggetto del computer è fatto di interruttori che non sanno nulla del computer. Noi, come ho detto prima, siamo fatti di cellule che sono parte intero dell'organismo perché hanno il genoma dell'uovo fecondato che ha creato tutto l'organismo. Noi, no corpo, ma noi spirito, noi coscienza, siamo un campo che è una parte intera della totalità di ciò che esiste. Siamo un campo che è una parte intera di tutto l'universo. E questa è una cosa, anche questa è una bella notizia, cioè noi non siamo robaccia così. Quindi l'intelligenza artificiale potrà veramente aiutarci a svegliarci più in fretta, se vogliamo, oppure ad addormentarci più in fretta, se non lo vogliamo. Ma soprattutto non potrà mai replicare tutto quello che ci ha farlo. Spiegato fino ad ora. Non può farlo, anche se è così brava a imitare che molti dicono ma pensa questa. Imita delle parti di noi che non sono la nostra vera essenza, alla fine.
Poi ho un'ultima domanda. Beh, l'imitazione è un'imitazione così fatta bene che non è mica, non si può scartare così a priori, cioè uno deve andare dentro di sé molto in profondità prima di vedere la differenza, ed è proprio lì anche lo stimolo che viene dall'intelligenza artificiale se uno vuole capire chi siamo. Una cosa che non ho detto prima, le ha citati lei, è che ci sono 3 libri che delineano un po' il suo percorso, diciamo. Il primo si chiama proprio Silicio ed è lì che mi è tornato in mente quando diceva che ci aveva lavorato. Il secondo è Irriducibile, l'ultimo, quello che sta presentando in questo periodo, è Oltre l'invisibile. Già i titoli fanno capire un po' i vari passaggi, ma la domanda in realtà è banalissima. Lei si è mai pentito di tutto ciò che ha fatto prima? Cioè, arrivando a queste teorie, a questi ragionamenti e rendendosi conto di che cosa c'è oltre, appunto, si è mai pentito di tutto ciò che ha fatto prima? Avrebbe preferito non farlo oppure no? Non sarei mai arrivato dove sono arrivato senza passare per quelle cose che ho fatto prima. Io facendo le reti neurali mi sono fatto delle domande che chi non studiava neuroscienza, non cercava di capire come funziona il mondo interiore, se ce n'è, se esiste o meno, mi sono fatte domande che altrimenti non mi sarei fatto. Tra l'altro la ragione per cui io ho avuto questa esperienza è perché io credevo che, avendo ottenuto tutto quello che il mondo dice che se uno lo ottiene deve essere felice, e invece non ero felice. E allora? Ma non solo, ma mi sono accorto che erano anni che facevo finta di essere felice, perché essendo capo di un'azienda dovevo andare al lavoro impersonando una persona che era arrivata, che sapeva quello che faceva, no? E dentro di me morivo. What's wrong with this picture? No, allora a un certo punto ho capito, cioè ho accettato che ero infelice. Ho accettato. Vuol dire che sono stato onesto abbastanza da accettare, da dare significato a quello che provavo. Invece di schiacciarlo via perché dovevo essere felice, ho capito che dovevo affrontare quello che provavo. Questa onestà è il primo passo, per il secondo passo fondamentale, che è la responsabilità della propria vita. Capire che quello che io ho creato e quello che esperisco l'ho fatto in gran parte facendo scelte o, ancora peggio, scegliendo di non fare nulla quando avrei dovuto fare qualcosa. E scegliendo di non fare nulla quando avrei dovuto fare qualcosa, ho creato molti più disastri di facendo delle cose sbagliate. Quando ho accettato questo e volevo capire, ho avuto l'esperienza, perché avevo le condizioni per avere l'esperienza, che ci vuole onestà e senso di responsabilità. Quindi la strada è chiara. Alla portata di tutti, A portata di tutti, potenzialmente, non un percorso facile, però la cosa quindi, interessante... E si comincia con onestà verso se stessi, perché il mondo ci insegna invece a cercare, essere attori, no? Noi dobbiamo fare l'attore, abbiamo il ruolo, no? Padre o il capo di questa cosa o questa. E quindi questo ci mette una pressione pazzesca, tra l'altro, no? Non possiamo essere noi stessi, quindi per essere noi stessi dobbiamo riconoscere dove noi cerchiamo di non essere noi stessi, perché dobbiamo giocare a apparire quello che non siamo. E anche questo è fondamentale. Però la cosa bella è che quindi non nega, anzi dà valore al fare esperienza nel frattempo di tutte queste cose, anche della stessa intelligenza artificiale. Noi impariamo soprattutto attraverso la sofferenza. Ma se tutto andasse bene, perché dovremmo cercare di... Cioè, è quando abbiamo della sofferenza che vuol dire che qualcosa abbiamo fatto per crearla, no? E quindi la sofferenza è un campanello d'allarme che ci dice: guarda che c'è qualcosa che hai fatto che non sai, datti da fare e cerca di capire che cosa hai fatto o non fatto che ha creato questo. Quindi capite che è tutto, noi siamo qui per conoscere noi stessi, non siamo qui per essere, come dire, per essere parte di quello che dice lo scientismo,
che descrive la vita come la sopravvivenza del più adatto. Capite? Lo scientismo dice che la sola ragione per la vita è la sopravvivenza del più adatto. E se uno gli chiede, ma scusa, ma il più adatto cosa vuol dire? Chi è il più adatto? Me lo spieghi? No. Non ci avevo pensato. Ah, il più adatto è quello che sopravvive. La definizione del più adatto è colui che sopravvive, non c'è nessun'altra definizione del più adatto. Quindi questo principio fondamentale dello scientismo dice una cosa completamente stupida, cioè è una circolarità logica. La ragione della vita è la sopravvivenza di chi sopravvive. Ma è logica questa qua? E questo molto spesso lo scientismo ci ragiona in questo modo, ci dà parole che ci tranquillizzano e crediamo di avere capito, e invece non abbiamo capito niente. La ragione della vita è di conoscere chi siamo, e conoscendo chi siamo, conosciamo il tutto, perché siamo il tutto, e quindi il tutto è anche il vicino, e quindi in questa visione solo la cooperazione funziona, la competizione non funziona. Allontana dallo scopo. Non perché lo dico io, perché è alla base della natura della realtà. Viene fuori automaticamente perché siamo tutti parte intero di un uno che non è fatto di parti separabili. Quindi solo la cooperazione è il modo in cui possiamo arrivare a conoscere noi stessi. Un'altra buona notizia, però difficile da mettere in pratica. Grazie.